Ciao a tutti, io sono Stu Energy e benvenuti in un nuovo episodio di Westfield. Questo è l'episodio numero 32 e ci siamo lasciati con una situazione trasporti, diciamo, da migliorare, da rivedere, perché oramai la città comincia a diventare grande, siamo a 50.000, abbiamo aggiunto il nostro aeroporto, come vedete, che poi dovremmo andare a rifare. E abbiamo sbloccato questa zona dove dovremmo decidere cosa fare, visto che un paio di persone mi hanno chiesto di fare zoo, parchi naturali, aree divertimenti. Dobbiamo vedere, perché io vorrei provare a sbloccare tutte le milestone, per cui lo spazio non è tantissimo. Vediamo di fare una puntata dove andiamo prima di tutto a vedere i nuovi autobus dati col Vehicles of the World e ad andare avanti con la nostra metropolitana. Per esempio, avevamo visto che c'erano diverse zone che avevano un sacco di persone. Vi aggiungo questa, vi aggiungo... Questa non l'aggiungiamo perché direi che è fissata, direi che non ci sono persone, non ci sono problemi di traffico. Ecco, già vi fermo subito perché qui c'è già il primo veicolo della polizia. Questo non è un camper, non è che è un camper come vedete, se riesco a farvi vedere la scritta, no, non riesco, sì, si vede un po', police. Eccola qua. Questo è uno dei veicoli nuovi della polizia, ma quindi direi che questa fermata e questa parte non è assolutamente da toccare perché questo è semplicemente un piccolo party. Certo. E poi ho visto un'altra fermata, direi quindi che è qua, dal supermercato, eccola qua. Qui ci saranno, vediamo se ci sono solo 800 persone, 900 persone. Diciamo che ai nostri cittadini piace il trasporto pubblico, per chi non l'avesse capito. Quindi vediamo di fissare un po' il trasporto pubblico. La città è in crescita, penso che sui 52-53 ci arrivi, quindi vediamo. Allora, vediamo subito di fissare gli autobus e di contare qua. Ci siamo lasciati con una domanda: contate quanti trasporti ci sono nelle ferrovie. In questa stazione è un po' difficile dirvelo, anche se vi ho chiesto, perché qui a sinistra non ho linea, quindi non posso dirvi quant'è. Se facciamo sopra dice passeggeri serviti nell'ultima settimana 500, quindi direi che possiamo dare come 500 ed è lo stesso numero che dà anche qua. Ce ne sono 83 adesso nella linea, che è solamente a destra, come vedete, e per un totale più o meno di 400-450, quindi direi che 500 è quello giusto. E si era avvicinato di più Ergio, e quindi ci hai preso, grande, ci hai preso. Vediamo di far venire fuori. Nessuno ha notato, perché probabilmente non l'avete ancora, che io avevo cambiato i veicoli. Avevo cambiato i veicoli qua, ma non sono venuti fuori. Perché se noi andiamo a vedere questa linea, che è la linea dell'aeroporto, qui, eccolo qua. Questo non è l'autobus nuovo, ma è l'autobus tradizionale. Quindi cosa facciamo? Andiamo a fissarlo. Allora, dopo un po' di prove, mi è venuta in mente una cosa banale. Ho detto, come mai non escono?
E come vedete qui manca il quadratino, il quadratino che va a definire il fatto di poter scegliere, e anche nel sightseeing bus. Quindi queste due stazioni possiamo definirle come vecchie? Direi che sono vecchie. Ecco, qui non vedete gli uffici perché ho fatto appunto delle prove, ho tolto questo, ho messo altre robe, quindi ho demolito un po' tutto. Qui togliamo e mettiamo innanzitutto gli uffici, li ripristiniamo. Se non ci piacciono andremo a rimuovere, se non ci piace quello che viene fuori per quanto riguarda gli edifici. Qui ci mettiamo anche qui uffici, qui lo stesso. Poi vediamo di demolire questa, demolire la biofuel. Questa era la biofuel, se non l'aveste vista, biofuel, e andiamo a demolire con una bella B. I sightseeing bus ce li teniamo così perché altrimenti tiriamo giù la linea, non c'è un sostituto per questa. Quindi andiamo a mettere, io direi che potremmo metterla qua, la stazione dei bus, e mettiamo quella tradizionale. Quella tradizionale li fa spawnare. Adesso vediamo che cominciano a uscire subito, vedrete. Allora io come eccoli qua, double decker, o lasciamo i double decker. Allora il double decker porta 60 persone, o lasciamo i double decker, oppure io vorrei mettere, manca la oppure i bandy bus, eccoli qua. Questi sono gli airport, che sono simili poi ai bandy bus, che sono quelli snodabili. Volevo mettere quelli lì. Quindi andiamo qui, andiamo nei bus, selezioniamo qua, mettiamo bandy bus e anche qui mettiamo bandy bus. Bene, adesso vorrei fare un po' una riforma del traffico, andare a ridisegnare le linee della metro e a fare nuove linee bus. Quindi innanzitutto mettiamo una stazione qua in mezzo, andiamo a spezzare questa linea rossa, andiamo a servire questa zona centrale dove abbiamo già una linea bus che permette di alimentare questa fermata della metro. Cancelliamo i binari che ci sono, un page down, e andiamo a collegare così. Poi questa è la linea gialla che avevamo detto temporanea, e in effetti è stata proprio molto molto temporanea. Andiamo a cancellarla. Dovremo servire adesso tutta la zona alta, la zona dell'ospedale e tutto quello attorno, quindi una bella fermata vicino all'ospedale e una bella fermata vicino alla libreria, alla biblioteca. Qui ci mettiamo gli uffici, andiamo anche a fare la stessa cosa qui vicino perché ci sono 50 punti di rumore per ogni fermata della metro, e questo va ad aumentare il disagio, quindi le persone facilmente si andranno a lamentare. Qui questa zona a bassa densità possiamo farla diventare ad alta densità perché stona un po' qui nel mezzo, intanto guadagniamo un po' di popolazione. Qui bisogna stare un po' attenti davanti allo stadio perché, come vi ricordate, già ce n'è una che si lamenta. Andiamo a collegare la nuova linea, andiamo da questa parte e andiamo a chiudere questa linea nell'altra stazione. Adesso dobbiamo andare a fare la stazione nei pressi della biblioteca. Andiamo a vedere la mappa delle altezze che si trova a sinistra nelle info views, e come vedete ci sono diverse altezze che ci impediranno di mettere la stazione. Andiamo a misurarla per sicurezza e rimane rossa, deve venire verde, quindi andiamo
a rimuovere la strada, andiamo a togliere un po' di altezze, la facciamo ancora leggermente più bassa, andiamo a provare se funziona. No, allora andiamo a spostare anche la biblioteca un pochino più a sinistra. Non va ancora, probabilmente questa altezza di fianco. Bene, ok, adesso è verde, ci siamo perfettamente. Rispostiamo in modo che ci passi una strada al centro e benissimo. Andiamo a smussare gli angoli e andiamo a collegare la parte sotterranea. E adesso dobbiamo decidere quale stazione mettere qui a sinistra, perché guardando fuori registrazione ho visto che in tanti partono da quella stazione che vedete e vanno a lavorare o nella zona industriale oppure addirittura... Ah, qui c'è un cane, bene, cane, il nostro amico, ciao cane. E questo va a lavorare per esempio... no, non è la libreria. Ah, addirittura fin su in cima, quindi... a parte che non capisco come mai non usa la metropolitana che ce l'ha lì di fianco, abbiamo messo una fermata, una bellissima fermata, e invece lui prende il tram e si fa tutto il tragitto col tram. È un amante del tram. Però possiamo provare intanto a scegliere la stazione della metro che mettiamo. Ne abbiamo tre, quella più grande l'abbiamo già messa, questa qui potrebbe essere interessante, però per farcela stare dobbiamo mettere le strade. Tra l'altro qui dovremmo fare 2 incroci per andare poi a sviluppare questa parte. Probabilmente lì nella parte superiore metteremo solo un mezzo incrocio collegato solo nella parte vuota e invece da questa parte mettiamo un incrocio completo, metteremo. Adesso allunghiamo un pochino, andiamo a fare un po' di terraforming per cercare di far stare la nostra stazione della metro, spostando eventualmente anche questa perché effettivamente ci dà fastidio. E tra l'altro dobbiamo andare a mettere la Ocean a generare l'energia tramite l'Ocean, perché avete deciso con votazione che non vi piace la nucleare. Così dovrebbe bastare. Eccolo, qui è verde, lo lasciamo a 4 quadratini, così possiamo anche andare a mettere i nostri uffici. Andiamo a smussare un po' di angoli ed è fatta. Bene, adesso diciamo che possiamo collegare. Andiamo a prendere i nostri binari, il freeform, e l'abbiamo collegata. Bene, la linea centrale è parecchio lunga. Io volevo far arrivare la rossa lì a sinistra. Qui andiamo a cancellare la linea gialla che è assolutamente temporanea e la facciamo arrivare al centro. Lì poi ci metteremo altre 2 stazioni che andranno poi a partire sempre dal nostro nodo centrale. Adesso vediamo se il nostro gioco ce lo consente di fare una curva e andare a collegarci in questa stazione qua con un percorso un po' più carino. Ok, benissimo. Poi andremo con questo moncone che abbiamo lasciato, andremo poi a collegare le altre 2. Adesso dobbiamo andare a servire la parte sopra, la parte diciamo riverbanks, la parte lungo il fiume. Qui sarebbe bello ma c'è il pendio, quindi non possiamo. Andiamo a spostarci un pochino più all'interno. Da questa parte verde, sì, possiamo metterlo qua, viene anche bene al centro. E prendiamo il nostro freeform, stiamo attenti a non demolire. Bene, ci avviciniamo un po' qui e andiamo ad unirlo. Benissimo, direi che abbiamo fatto. Volevo fare una circolare qui al centro, quindi volevo sfruttare questa stazione verticale, però è un po' ostico andare a usarla.
Volevo unire, si potrebbe unire questa stazione partendo da qui, per esempio, andare a unire la rossa e poi dalla rossa, quando andremo a sfruttare il tile qua di fianco a sinistra, andremo a prolungarla. Bene, e qui vorrei fare un loop, un cerchio, quindi bisognerebbe provare a unire questa stazione che è a un livello meno 2, quindi un livello inferiore alle altre due, e proveremo a collegarla così, anche se non mi piace, però faremo fare un cerchio così. Non mi piace assolutamente, ma me lo farò andare bene. Poteva essere il caso di collegarlo qui nella parte bassa, ma non credo ci sarà uno sviluppo così grande da avere bisogno di una metro. Allora andiamo a fare tutte le linee. Allora cominciamo da questa. Chiudiamo però prima la strada che abbiamo demolito per mettere la stazione della metro. Bene, continuiamo. Allora, andiamo di sotto. No, probabilmente c'è stato qualche misclick. Allora vediamo di rifarlo. Ecco, come vedete va a finire ok, bene, abbiamo fatto la fermata. Andiamo nell'altra, lato destro, perché non siamo in Inghilterra, quindi facciamo così. Poi passiamo il lato lungo e lo chiudiamo. Proviamo a fare solo una, non facciamo l'altro senso. Facciamo la gialla, mettiamo le fermate nella gialla, le nuove fermate, qui cambiamo la musica, e aggiungiamo le fermate. Cambiamo la musica, ma questo commento è stato aggiunto in post, quindi sentirete altro. Bene, adesso andiamo a fare l'altra, che però l'altra linea, bisogna che andiamo a spegnere la linea gialla, cambiamo i colori, altrimenti sono tutte verdi e non ci capiamo assolutamente niente. Questa rimane verde, non è chiusa, quindi dobbiamo andare a spegnere la gialla e proviamo da così. E andiamo a fare le fermate per il ritorno e la chiudiamo così. Benissimo, anche la linea verde è fatta. Quindi abbiamo fatto la verde, abbiamo fatto l'azzurra, abbiamo fatto l'arancione. Adesso mettiamo però mettiamo la verde, che è quella dell'aeroporto, perché quella è nata verde e deve essere verde. La facciamo diventare arancione, quella nuova. Mettiamo la Subway, che è un veicolo nuovo più veloce. Anche qui mettiamo Subway. Bene, solo la rossa abbiamo il veicolo veloce. Adesso andiamo a vedere se abbiamo fatto tutto bene. Le stazioni cominciano a popolarsi e vedremo da circa 1000 fino a quando arriviamo, fino a che numero arriveremo. Andiamo a gestire un attimo i deceduti, i cimiteri. Qui come mai l'abbiamo lasciato così? Andiamo a sistemarlo. Bene, vediamo di... Molto bene, qui sta venendo, mi piace, questa nuova zona mi piace.
facciamo le linee autobus. Bene, andiamo a fare le linee autobus che saranno per quartiere. Vediamo, perché io tendo a fare le linee autobus molto lunghe, quindi vediamo se funzionano. Se sono molto piene andremo a dimezzarle, però bisogna farle girare un po'. La metro è già arrivata a 1000. Allora partiamo dal suppostone e facciamo un giro nella parte sopra, quindi questa linea andrà solo nel quartiere di sopra. Passiamo all'interno perché deve servire le zone interne. Andiamo e siamo diventati prestigious. Bene, livello massimo, così possiamo fare. Prima eravamo acclaimed, scuola di ingegneria, trade school, technology museum e il beach volley club. Bene, bene. Andiamo a spostare un attimo la fermata, facciamo il giro per tutti gli uffici. Lì non... Andiamo a vedere dove farlo passare. Andiamo qui e poi direi che lo andiamo a chiudere. Così serviamo anche la parte sopra. Bene, adesso andiamo a fare un'altra linea sotto. Sempre con lo stesso principio andiamo ad intersecare e a cercare di raggiungere più persone possibili, cercando di farla piccola. Anzi, ne facciamo, siccome è molto vasta questa zona, facciamola piccola, che serve solo la parte in alto della zona ovest. Qui andiamo a servire la zona commerciale, andiamo a fare il giro, passiamo all'interno dall'ospedale. Vediamo quante persone ci sono alle fermate, se regge, se no dobbiamo dimezzarla. Possiamo aumentare il numero di veicoli, no, qui direi, siccome dobbiamo arrivare lassù in cima, no, andiamo a togliere, andiamo qua, passiamo di sopra in questo quartiere che non ha servizi, così sono contenti, andiamo a chiuderla. Molto bene. Adesso facciamo l'ultima linea di sotto. E le facciamo passare nella fattoria Mario l'Agricolo, sì. Qui c'è sempre problemi di spazzatura. Giusto, la facciamo andare davanti alla stazione dei tram e la facciamo girare lì sotto mettendoci una fermata, così sono molto contenti. Bene, andiamo qui, mettiamo una fermata in questo punto, facciamo un giro nella parte proprio ovest lungo fiume e lo abbiamo chiuso. Bene, direi che possiamo fare una microlinea qua, una microlinea che gira, fa la stessa fermata, così si possono scambiare, va vicino alle altre e la facciamo transitare qui. Bene, gli cambiamo i colori, altrimenti sono tutte azzurre e non ci capiamo nulla. Verde, questa la facciamo direi gialla. Ci cambiamo, questa la facciamo rossa, così almeno lo sappiamo. Questa blu, tutto blu, potremmo fare arancione.
Ok, ma molto più arancione, sì, altrimenti si confonde col giallo. Siamo già arrivati a 1500 contro 1200. Gli autobus sono a 400, vediamo come andranno a progredire, aumenteranno gli autobus e diminuirà il tram. Quindi poi le stazioni del tram dovrebbero andare a svuotarsi un attimo e la gente dovrebbe andare a riempire di più gli autobus. Qui andiamo a mettere una Waste Transfer Facility, che è la parte satellite, diciamo, che riesce a servire una zona determinata più piccola, e vanno poi a scaricare tutti nel complesso centrale quadrato che abbiamo messo nella zona industriale. Ci va una stazione della polizia, che così diamo una mano. Qui non l'avevo prevista, quindi dobbiamo cercare un posto. Non vorrei demolire una cosa con troppe persone. Potremmo metterla qui lungo, però non mi piace perché non andrebbe a servire la parte grigia, la parte che rimane dentro. La mettiamo qua. Mettiamo qua, così serve tutta quella parte lì, e volendo con un po' di giro può andare a servire la fattoria. Siamo al traffico 88%, la maggioranza è questo incrocio che poi dovremo andare a rifare. Faremo un diamond, non in questo episodio. Andremo poi a... non funziona perché ci sono troppi nodi vicino, troppe strade che convergono nello stesso, più o meno nello stesso punto. Andiamo, siccome abbiamo una domanda medio-alta di uffici, andiamo a zonare anche questa parte qua. Andiamo a lasciarci un po' di spazio. Poi la centrale solare l'andremo a togliere. E qui lo sapete che cosa possiamo fare? Andiamo a fare un quartiere IT. Quindi andiamo a fare un quartiere con un po' di grattacieli. Quindi, anzi, ci mettiamo invece che i grattacieli, ci mettiamo Modern City Center, e qui proviamo a vedere se il nostro sviluppo regge in un quartiere ad alta densità commerciale. Proviamo a farlo quadrato, a vedere se riusciamo a selezionare tutti gli edifici quadrati. Spezziamo un attimo questa parte di uffici e qui zoniamo con gli uffici tradizionali. Qui verranno altri grattacieli, manca l'acqua, quindi gli diamo anche l'acqua, assolutamente. Bene, adesso andiamo a spostare, andiamo a fare la centrale elettrica nuova che è stato deciso. La mettiamo, è la centrale oceanica, deve essere messa, e qui potrebbe essere un buon punto, però no, ha bisogno della strada. Questo potrebbe essere un accesso stradale, anzi questo ancora meglio, come vedete sembra proprio nato benissimo. E qui non abbiamo visto, ma ci sono un sacco di edifici unici che possono essere sbloccati e possono essere messi, e mi sembrava che ci fosse un edificio con un cantiere navale, però non riesco a trovarlo. Magari nei commenti potete dirmi se voi sapete dov'è, proveremo a piazzarlo, o se bisogna sbloccarlo in qualche modo. Non ricordo, devo vedere fuori, devo andare a controllare bene. Allora, andiamo a tirare giù il budget perché l'avevamo messo alto, tiriamo giù anche l'acqua e avremo un problema di acqua sicuro. Eccolo qua. Quindi andiamo a mettere un'altra torre qui vicino all'incrocio, perché mi piace molto perché c'è meno inquinamento ed è sicuro che non ci metto industrie per sbaglio. Ok, il problema dell'acqua è risolto, direi. Però dobbiamo andare a risolvere un piccolo problema di trattamento delle acque. Allora, questa qui la possiamo togliere perché intanto abbiamo messo un'altra centrale, quindi la togliamo. Allora, fra
Questa è l'Eco Water Treatment Plant, è quello che inquina di meno, tra l'altro, mentre questo nell'inland produce 7 di inquinamento. Bene, lo lasceremo così e andiamo a collegarlo. Si potrebbe provare a piazzare un eco inland lì, però non mi piace molto l'idea. Non mi piace molto avere un trattamento delle acque, però potrebbe essere un'idea provare. Bene, andiamo a fare un po' di ordine, lo andiamo a collegare, andiamo a zonare. Si potrebbe spostare qua. Guardiamo gli uffici da 1, cosa vengono fuori. Se sono esteticamente orribili. Ah, qui cosa è venuto? Il nostro quartiere comincia un po' a... Cypress Hill. Ogni tanto c'è qualche lag, scusate. Qui, ecco, io questa era l'unica cosa che non volevo vedere fuori, volevo chiudere, volevo vedere robe chiuse, se riuscivo a far venire. Se riuscissi a far venire tutti e 4 questi edifici, sarebbe bello, eh? Questo già non lo è. Quello sì, come vedete è venuto. Proviamo a tirare a sorte a vedere se viene anche dalle altre parti. Qui ci mettiamo gli uffici normali, allora ci mettiamo un parco. Ci mettiamo un parco, un parchetto piccolo, così sono tutti più contenti. Qui ci mettiamo anche un parchetto per il cane, così anche qua sono tutti più contenti. Poi ci mettiamo... Ah no, però un momento, il pacchetto per il cane lo sposto qua, perché qui ci voglio far passare... Esatto. Faccio così. Ovviamente si arrabbia. Così. Bene. E siamo a velocità 3, possiamo anche mettere a velocità 1. Allora qui provo a metterci, anche se non è un parco. Ah no, bisogna fare il parco. Volevo mettere i... Non so se ha senso fare un parco qua. Qui sì, probabilmente perché non viene inquinato. Ah, dobbiamo metterci una fermata del tram allora anche. Perché giustamente se cominciano ad esserci gli uffici ci vuole anche una fermata del tram qua. E la fermata del tram... Ah, è qui la fermata del tram. La potremmo spostare. La spostiamo qua. Esatto. Non sta venendo male, eh? Come vedete abbiamo preso gran parte della nostra forza di espansione. I nuovi alberi. Un po' di rock questa volta. Qui c'è una polizia da queste parti. Ecco, questo è il centro che vi dicevo prima, che fa da smistamento totale di tutto e produce anche 12 megawatt.
È anche per questo che c'è anche traffico qua, perché come vedete ci sono anche tanti camion della spazzatura e del riciclo, che io li metto sempre qua, ne sposterò un paio. Ci fosse anche un centro di riciclo grande come questo, io do un sacco di idee alla Colossal Order, spero che mi senta ogni tanto. Bene, direi che adesso possiamo fare un bilancio di quanto abbiamo fatto quest'oggi. Abbiamo raggiunto le 54.000 persone, ci siamo espansi. La prossima volta andremo probabilmente a fare un piccolo incrocetto qua, e questo è un bel aereo che sta girando. Il nostro aeroporto sta andando e sta facendo anche soldi, direi. No, non sta facendo soldi, mi sembrava. Facciamo una piccola modifica all'aeroporto, andiamo ad aggiungere un po' di hotel prima di andare a vedere effettivamente. Poi, come vi ho detto, andremo a rifarlo totalmente. Ne mettiamo un altro qua e mettiamo un altro paio di hotel qua, così magari danno una mano. Boh, potrebbe essere 44. Vediamo. Allora, come vanno i nostri trasporti? Traffico, siamo un po' scesi, qui è veramente congestionato. Bisogna fare un'uscita qua. Prossima volta facciamo un po' di incroci, Facciamo un incrocio qua che va ad alimentare questo, un incrocio qua e cominciamo a espanderci qua. Qui c'è un sacco di traffico dato anche da tutte le linee tram. Ce sono un po' troppe linee tram qua che girano. Ci sono troppi tram, come vedete vanno a creare traffico. Però è una città, quindi direi che non potevamo fare 1900, questo si sta svuotando. Allora, 1800 i tram stanno nettamente scendendo ed era assolutamente prevedibile. Probabilmente andremo a togliere questo collegamento qua di tram. Faremo una linea qua sopra e una circolare qua sotto, probabile. Vediamo, perché prima mi serviva per collegare le due città, adesso non è più assolutamente necessario. Qui c'è la nostra linea bus, dobbiamo ancora fare una linea bus forse qua in mezzo, però non lo so, direi che ce n'è già abbastanza. Il bus è salito a 800, 1800 le linee metro che vanno meglio sono la rossa, ovviamente, che è questa qua su in alto, e questa qui che sta lampeggiando. Andiamo a vedere le nostre fermate prima di fermarci. Allora, andiamo a vedere la nostra fermata che non ha traffico. È sempre lì col traffico. È sempre lì col traffico. Questa fermata quanto fa? 491? No, non è la fermata. Ho un dubbio. Non è la fermata, perché se io vado qua... Esatto, sì, è la fermata. Questo autobus è pieno? È pieno. Allora, dobbiamo aggiungere altri autobus, perché come vedete scendono di qua e poi prendono l'autobus. Line details. Andiamo, è scesa un po' a 600. È scesa un po'. Andiamo ad aggiungere dei veicoli. Ne andiamo a portare un attimo a 12 e la prossima volta vedremo come funziona. Se vi è piaciuto questo episodio dove abbiamo un po'
rivoluzionato / integrato i nostri trasporti, sottoscrivete il canale, lasciate un commento qui sotto, lasciate un pollice in su e vi aspetto su tutti i social, su Discord, dove sono spesso a registrare, a fare delle prove, e fino alla prossima giornata, alla prossima puntata, vi auguro una magnifica giornata.